Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, tanto entusiasmo ieri per Ciukwueze, oggi firma sul contratto. Devo dire che è un giocatore che era molto atteso, ma non mi aspettavo questa accoglienza così calda, lui molto, molto felice, insomma, una bella storia, è iniziata una bella storia. Sì, dovrebbe essere iniziata una bella storia che sarà bellissima poi dopo le imprese di Ciukwueze in campo. Ho visto le immagini che avete girato, molto sorridente. Mi sembra tu le stai praticamente registrando tutti questi arrivi, però voglio dire un giocatore subito così disponibile sinceramente, perché di solito salgono in macchina e vanno. Invece è proprio rimasto lì. La partenza è veramente bella sul piano diciamo dell'umanità, dell'atmosfera, e quindi è un giocatore, abbiamo due giocatori, uno che sta maturando come uomo, lo continuiamo a leggere, me l'hanno detto ieri, poi l'ho letto anche dalle dichiarazioni di Tomori, che sta diventando veramente, prima era un ragazzo ancora, adesso sta prendendo coscienza di essere un giocatore importante, sto parlando di Leao, e con i sorrisi da una parte, il sorriso dall'altra, la qualità, potremmo veramente avere un gran bel Milan, veramente siamo ottimisti, non ciecamente, scioccamente ottimisti, ma mi sembra che abbiamo messo dentro tante belle persone. Sì, certo, infatti guarda, devo dire che sia il clima negli Stati Uniti, ma anche qui a Milano con l'arrivo di questo ragazzo, come dicevi tu ieri, molto disponibile, che sai di questi tempi non è facile trovare giocatori così, no? Comunque si è fermato tanto, sia dopo le visite mediche, sia dopo l'idoneità sportiva, però come hai sottolineato tu, la maturità di Leao devo dire che farà bene, anche perché in questo momento, nonostante tutti gli arrivi, credo che sia lui la vera star di questo Milan. Hai centrato e ieri non è che mi abbiano detto, neanche mi hanno sussurrato, però qualcosina, forse il salto di qualità tecnico di Leao, e magari bisogna vedere la sua disponibilità, bisogna vedere la voglia di Pioli di provarlo, ma attenzione, perché un attacco con Ciukwueze, Leao, Pulisic, lui potrebbe far veramente il salto di qualità, perché adesso è straordinario in questo, ma se imparasse a dribblare un uomo e tirare, avere il fiuto del gol, dei grandi centravanti, e può affinarlo, potrebbe fare, non è solo il giocatore che va via irresistibilmente sulla fascia, e quindi potrebbe essere veramente il giocatore, paragoniamolo pure, Haaland è un grandissimo centravanti, e lo ripeto, non mi dà niente, sì bravo, ma non mi dà niente, fa un gran gol, poi neanche straordinario, bei gol, grande giocatore, grandi numeri, Kane uguale, però quella roba di Mbappé e di Leao ce l'hanno solo Mbappé e Leao, non c'è niente da fare. Tra l'altro Carlo, credo che lui debba affinare particolarmente, come hai detto tu, la sua cattiveria, no, sotto porta. Però l'anno scorso era lui che doveva fare gol e farli segnare agli altri. Quest'anno devo dire che ha anche la possibilità di farli lui, perché sono anche gli altri che glieli fanno fare, no? Cosa che l'anno Sì, scorso certo. a volte non c'era troppo. Guarda, è un Milan che, ripeto, ci sbilanciamo, no? Però se trova l'alchimia giusta Pioli, Dio mio, è un bel Milan, è un bel Milan, è un gran bel Milan. E ripeto, se poi magari gli facesse fare qualche allenamento e si trovasse bene Leao, non da metterlo centravanti fisso, ma il dopo Giroud, avere Leao là davanti, bravo come sulle fasce, abbiamo il centravanti più forte del mondo. Quindi non è che adesso insista su sto tema, godiamocelo sulla fascia. Sto solo dicendo per il miglioramento qualitativo e di personalità anche di fama di Leao, ma deve essere convinto, se poi non gli piace stia là che va benissimo. Certo. Carlo, ti aspetti di vedere i titolari contro la Juventus? Sì, la formazione sarà Maignan, Calabria, Tomori, Ciao, Teo, a destra Loftus,
Krunic e a sinistra Reinders, davanti Pulisic, Giroud e Leao. Beh, tra l'altro sarà curioso invece di capire chi sarà il titolare sulla destra per la prima partita ufficiale quando inizierà la Serie A, no? Perché Pulisic, lo stiamo vedendo, sta facendo molto bene, no? Sia nelle partite amichevoli sia in allenamento, però ieri è arrivato anche Chukwueze, quindi sono molto curiosa di capire chi sceglierà Pioli. Sì, sono contento che Pioli abbia questa possibilità al 60° di mettere dentro, perché come diceva qualcuno ieri, oggi le partite finiscono al 100°, quando tu metti dentro un giocatore al 60° o al 65, c'ha anche ancora 40 minuti per giocare, quindi voglio dire, fanno un tempo praticamente a testa. È un problema, un quesito che lascio volentieri all'allenatore, perché è bravo a scegliere. Carlo, torno un attimo al mercato, perché ti chiedono da casa ovviamente quando potremmo vedere anche Musa fare quello che ha fatto ieri Chukwueze. E più avanti, da quello che mi hanno detto in questo momento, ho letto anche che adesso arriverebbe un play. Da quello che so io, te lo ripeto tutte le volte, cara Beatrice, cessioni, adesso acquisti. Allora, diciamo così, dalle informazioni che ho io, se arrivasse un giocatore sarei sorpreso. Va bene così. Mi salvo bene. Credi che possa arrivare Musa e anche un altro giocatore, come dicevi, un play? Ma l'ho letto oggi, ma no, non l'ho letto, io non ho ancora aperto i giornali oggi. Mi hanno detto che questa mattina è uscita la notizia che la Gazzetta avrebbe detto che arriva anche un play. A me non risulta, però io ho massimo rispetto dei colleghi della Gazzetta. Dalle mie fonti non risulta, magari hanno fonti migliori e più accreditabili loro, io non lo so, non mi permetto. Ma invece sulle cessioni, Carlo, a che punto siamo? Soprattutto ti chiedono da casa anche di Ballo Touré, perché c'è questa situazione un po' fumosa, no? Tra Fulham, Bologna, lui non accetta. Guarda, è tornato Giorgio Furlani. Giorgio Furlani è tornato, è partito l'altro ieri sera, o ieri, dagli Stati Uniti, è tornato e hai notato che adesso incominciano a parlarne bene tutti di Giorgio Furlani. Avevamo anche noi dei dubbi, non sulla qualità dell'uomo abituato a trattare, ad avere 4 milioni o 4 miliardi di portfolio di diciamo di azioni da investire o da fondi da far girare, acquisizione di società, quindi voglio dire alti livelli. Però sai che il calcio è bastardo in questo senso. Il calcio bisogna viverlo dentro, bisogna avere a che fare con personaggi magari particolari che tu non trovi magari se parli con i grandi finanzieri del mondo, che però hanno le loro esigenze, le loro cose. Quindi Furlani ci sta veramente sorprendendo perché ha iniziato a dicembre, siamo a giugno e sta lavorando veramente bene. Il suo biglietto da visita è stato il rinnovo di Leao. No, infatti assolutamente, per questo ti chiedevo, perché proprio so che mi dici spesso, no, di questa questione delle cessioni. Attualmente non so se si sta smuovendo qualcosa proprio per facilitare anche il mercato in entrata, perché mi sembrano, anche Rebic mi sembra una situazione un po' complessa. So che ieri sono arrivate voci di vari interessamenti su Rebic, però mi sembra una situazione complessa quella di Ante. Sì, quello lì fin quando non lo vedo arrivare, quando non lo vedo uscire, come ti ho detto ieri, non ci credo. Visto che hai messo il titolo, non scommetto 5 euro. Rimangono 5 euro che non scommetto. Sarà una questione un po' difficile da trattare, però mi auguro che possa finire al meglio. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento domani in studio alle ore 16 per Pelle Rossonera. Sarò lì con Simone e spero con te. Un abbraccio. Ciao Carlo.